Bentornati nel nostro podcast. Nella puntata precedente abbiamo imparato il verbo essere e in questa puntata continuiamo con un altro verbo fondamentale, il verbo avere. Preparatevi perché questo verbo è ovunque nella lingua italiana. Ciao a tutti! Sì, avere significa to have in inglese e lo usiamo tantissimo ogni giorno, non solo per dire cosa possediamo, ma anche per tantissime espressioni idiomatiche. Esattissimo, Emma. Diciamo, ho una macchina, ho fame, ho 20 anni. È incredibile quante cose possiamo dire con avere. Allora, iniziamo subito con la coniugazione completa, va bene? Perfetto! Anche avere è irregolare come essere, quindi dobbiamo impararlo bene. Ecco le forme. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Notate che O non ha l'H pronunciata, è muta. Ottimo punto, Emma. L'H in italiano è sempre muta, quindi io ho si pronuncia io ho, tu hai si pronuncia tu hai. Ripetete con noi, cari ascoltatori. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Benissimo! E attenzione a non confondere le forme. Un errore comune è dire io ho con l'accento, ma è sempre io ho, senza accento. L'accento va solo su a, quando vogliamo distinguerlo da a, preposizione. Giusto, quindi scriviamo lui ha, verbo, versus lui va a Roma, preposizione. Ma in pratica molti italiani non mettono l'accento nemmeno su a, perché il contesto è chiaro. Ora vediamo gli usi principali di avere. Allora, il primo è ovvio, possesso. Diciamo cosa abbiamo. Io ho una casa, tu hai una macchina, lei ha un cane, noi abbiamo 2 gatti. È semplicissimo, uguale all'inglese. Perfetto. E possiamo anche dire cosa non abbiamo con la forma negativa. Non ho una macchina, non abbiamo animali, non hai fratelli? È facile, basta aggiungere non prima del verbo, come con essere. Esatto, ma ora arriva la parte interessante. In italiano usiamo avere per dire l'età. Non diciamo io sono 20 anni come in altre lingue. Diciamo io ho 20 anni. Letteralmente I have 20 years. Questo è fondamentale. Quindi la domanda è: quanti anni hai? How old are you? E la risposta: ho 25 anni, ho 30 anni, ho 18 anni. Sempre con avere, mai con essere. Perfetto. E un piccolo trucco. In italiano spesso omettiamo anni quando il numero è chiaro. Possiamo dire ho 20 invece di ho 20 anni, specialmente in conversazioni informali, ma è meglio dire sempre anni all'inizio. Ottimo consiglio. E ora veniamo alle espressioni idiomatiche con avere, che sono tantissime. Emma, quali sono le più comuni? Allora, per i bisogni fisici usiamo sempre avere. Ho fame, I'm hungry. Ho sete, I'm thirsty. Ho sonno, I'm sleepy. Ho freddo, I'm cold. Ho caldo, I'm hot. Vedete? In inglese usate to be, ma in italiano è sempre avere. Esattissimo. Quindi non dite io sono fame, è completamente sbagliato. Sempre io ho fame o semplicemente ho fame. Questo è un errore tipico di chi studia italiano. Sì, e ci sono altre espressioni importanti. Ho paura, I'm afraid. Ho ragione, I'm right. Ho torto, I'm wrong. Ho fretta, I'm in a hurry. Ho bisogno di, I need. Tutte con avere. Perfetto. Quindi mentre in inglese dite I'm afraid, I'm right, I'm in a hurry con il verbo to be,
In italiano è tutto con avere. Dovete proprio cambiare mentalità. Esatto, e c'è anche ho voglia di, che significa I feel like o I want to. Per esempio, ho voglia di un caffè, ho voglia di dormire, ho voglia di uscire. È un'espressione comunissima. Bellissima espressione. E poi c'è avere tempo, avere fortuna, avere pazienza. Sono tutte espressioni fisse, dovete impararle così come sono. Ora mettiamole in pratica con un dialogo, va bene? Perfetto, facciamo finta che io e Joe siamo amici e ci incontriamo dopo una giornata di lavoro. Pronti? Prontissimo. Ciao Emma, come va? Hai voglia di prendere un caffè? Ciao Joe. Sì, certo. Ho proprio bisogno di una pausa. Ho avuto una giornata lunghissima e ora ho fame e sete. Tu hai già mangiato? No, non ho ancora mangiato. Ho solo bevuto un caffè questa mattina. Andiamo al bar qui vicino. Hanno ottimi panini. Perfetto. Sai, ho anche un po' freddo. Fuori fa fresco oggi. Tu non hai freddo? No, io ho sempre caldo. Ah, comunque, ho una curiosità. Quanti anni hai? È il tuo compleanno presto, vero? Sì, ho 28 anni e il mio compleanno è la settimana prossima. E tu? Quanti anni hai? Io ho 30 anni. Li ho compiuti il mese scorso. Ah, e ho una sorpresa per te. Ho comprato un regalo per il tuo compleanno. Oh, che carino. Grazie mille. Hai davvero pensato a me. Ma non hai bisogno di portare regali. La tua presenza è sufficiente. Ma no, ho voglia di festeggiare con te. Abbiamo tanti amici in comune. Facciamo una festa? Che bella idea. Ma hai tempo per organizzarla? So che hai molto lavoro in questi giorni. Sì, sì, ho tempo e ho già alcune idee. Ne parliamo davanti al caffè, va bene? Perfetto. Andiamo. Ho proprio bisogno di quel panino adesso. Ah. Vedete, cari ascoltatori, in questo dialogo abbiamo usato avere molte volte per possesso, per età, per bisogni fisici, per espressioni come avere voglia, avere bisogno, avere tempo. È davvero ovunque. Esatto. E ora vi racconto una cosa interessante sulla cultura italiana, legata all'età. Sapete che in Italia è abbastanza normale chiedere l'età alle persone? Non è considerato molto scortese, come in altri paesi. Sì, è vero, specialmente tra giovani o in contesti informali. Quanti anni hai? È una domanda normalissima. Gli italiani sono molto aperti su questo, non lo vedono come un tabù. Esatto. E c'è anche un'espressione carina, dimostri meno anni, che significa you look younger than your age. È un complimento molto comune, specialmente per le donne. Gli italiani adorano i complimenti. Ah, sì, e un'altra espressione legata all'età, portare bene gli anni, che significa to age well. Per esempio, mia nonna ha 80 anni, ma li porta molto bene. Significa che sembra più giovane e sta bene. Bellissimo. E parlando di espressioni con avere, ce n'è una molto italiana. Avere sale in zucca, che letteralmente significa to have salt in the pumpkin, ma vuol dire essere intelligente, avere buon senso. Non è fantastica? È geniale. Quindi, se dici Marco ha sale in zucca, stai dicendo che Marco è una persona sveglia e intelligente. Gli italiani amano queste espressioni colorate con il cibo. Verissimo. E un'altra espressione comune è avere la testa tra le nuvole. To have your head in the clouds. Significa essere distratti o sognatori. È uguale all'inglese. Perfetto. Vedete, cari ascoltatori, quanto è ricco il verbo avere in italiano? Non è solo possedere, ma apre la porta a centinaia di espressioni. E ora mettiamovi alla prova con gli esercizi. Siete pronti? Primo esercizio. Coniugazione. Io dico il pronome, voi completate con la forma corretta di avere. Cominciamo. Io, Ho. Io ho. Perfetto. tu, Hai. Tu hai. Benissimo. lui, Ha. Lui ha. Ottimo. noi. Abbiamo. Noi abbiamo.
Bravissimi. Loro? Hanno. Loro hanno. Attenzione alla doppia N. Eccellente lavoro. Secondo esercizio. Traduci dall'inglese. Ascoltate bene e traducete in italiano. I have a car. Io ho una macchina, oppure semplicemente ho una macchina. Ricordate, possiamo omettere il pronome. Prossima frase. How old are you? Quanti anni hai? Notate quanti, non quanto, perché anni è plurale. Bravissimi. E l'ultima frase. I'm hungry and thirsty. Ho fame e sete. Ricordate, avere, non essere. Ho fame e sete, non sono fame e sete. Perfetto. Terzo esercizio. Espressioni con avere. Io dico una situazione in inglese, voi rispondete con l'espressione italiana giusta. Pronti? I'm cold. Ho freddo. Benissimo. I'm sleepy. Ho sonno. Perfetto. I'm in a hurry. Ho fretta. Eccellente. I'm afraid. Ho paura. Bravissimi. I need a coffee. Ho bisogno di un caffè. Notate bisogno di, sempre con la preposizione di. Ultimo esercizio. Rispondi alle domande. Io faccio una domanda, voi rispondete con la vostra situazione reale. Prima domanda. Quanti anni hai? Rispondete ho numero anni. Dite la vostra età vera. Ho 20 anni. Ho 35 anni. Ho 50 anni. Bene. Seconda domanda. Hai fame adesso? Sì, ho fame, oppure no, non ho fame. Semplice. E se avete molta fame? Sì, ho molta fame, oppure sì, ho fame da morire. Espressione italiana. Perfetto. Ultima domanda. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho un fratello e una sorella. Oppure no, non ho fratelli. Oppure sì, ho 2 sorelle. Rispondete con la vostra situazione familiare. Bravissimi a tutti! Oggi abbiamo imparato tantissimo. La coniugazione di avere, gli usi per possesso e età, tutte le espressioni idiomatiche con avere e come usarlo in conversazioni naturali. Esatto, e ricordate la differenza chiave tra italiano e inglese. In italiano, molte sensazioni fisiche usano avere, non essere. Ho fame, ho sete, ho sonno, ho freddo, ho caldo. Perfetto. Praticate dicendo frasi su di voi. Ho età, anni, ho fame, ho voglia di. E provate a notare quando gli italiani usano avere nelle conversazioni. E nella prossima puntata continueremo con un altro tema fondamentale, gli aggettivi per descrivere le persone. Impareremo a dire com'è qualcuno fisicamente e caratterialmente. Restate con noi.